La ruota del tempo. Oggi vi parlerò della prima stagione di questa serie televisiva con tanta carne sul fuoco che non sempre è riuscita a dare il massimo e naturalmente ve la recensirò. Si tratta di una serie televisiva che è andata in onda nel 2021, quindi non ci sono problemi di spoiler. Benvenuti a questo nuovo appuntamento su Oltre i confini della realtà. Siamo davanti ad una serie televisiva che ha una votazione medio-alta, quantomeno all'interno delle questioni legate alle serie TV fantastiche, fantasy. Le recensioni in breve dicono tre cose principali, ovvero che l'ambientazione fantasy è molto classica ed è nello stile dei più famosi giochi di ruolo, che il cast è un buon cast, in particolar modo la componente femminile, che c'è molta chimica, almeno visibile, tra i protagonisti, e naturalmente, come terza cosa, il ritmo quantomeno della prima metà della stagione. Poi per motivi che spiegheremo in corso d'opera questo si allenta un pochino, la narrazione accelera e ti dà quel giusto gusto di continuare a guardarla, continuare a inciampare, come si suol dire, in ogni puntata davanti a nuove cose, per poi finire, ahimè, per inciampare invece frettolosamente proprio durante il percorso. Ma anche questo lo vedremo in corso d'opera e ci tengo a precisare subito che è una serie televisiva che io comunque ho apprezzato, ho visto anche la seconda stagione, che vi recensirò naturalmente il prima possibile. Nell'ultimo decennio possiamo dire che il genere fantasy ha acquisito un nuovo slancio, ma soprattutto all'interno di questo nuovo slancio ha preso una piega differente. È passata infatti da quella che è la vena del classico mondo fantasy, che soprattutto per chi ha letto le grandi saghe, a parte Il Signore degli Anelli naturalmente, come la saga di Shannara, oppure Il Trono di Spade, in epoca più recente, The Witcher, sempre in epoca più recente, ma soprattutto classici come di fatto possiamo citare per esempio le Cronache dei Draghi, possiamo citare di Dragonlance e classici di questo genere. Siamo davanti a un decennio che ha visto una sorta di oscurità prevalere all'interno del mondo fantasy, proprio con romanzi e poi con serie televisive come per esempio appunto Game of Thrones, che tra l'altro recensirò tutte le stagioni il prima possibile e che mi sono piaciute davvero tantissimo, proprio per la loro realisticità, per la loro crudeltà a volte tipica del mondo medievale, delle battaglie, delle guerre, del retroscena e naturalmente delle conseguenze di tutto questo in una chiave chiaramente fantastica. La ruota del tempo è un romanzo di Robert Jordan che approda su Amazon Prime, dove abbiamo visto anche la seconda stagione. L'atmosfera che viene respirata in qualche modo all'interno di questa serie televisiva è quella del genere fantasy per antonomasia, cioè abbiamo i classici ruoli, in questo caso al femminile la maga, ma ci sono diverse maghe perché si parla di gilde, si parla di gruppi, anche se i nomi non sono quelli comuni e ovviamente sono specifici della saga, scusate. Ci sono sicuramente castelli, foreste, boschi, congreghe, creature fantastiche, addirittura magiche, eccetera, proprio nello stile tipico delle vicende fantastiche. E qui naturalmente il tutto assume a volte un tono adulto, altre volte un tono invece un po' adolescenziale, una cosa che potrebbe essere stata realizzata appositamente per attirare le due tipologie di telespettatori che spesso non vanno propriamente d'accordo. Delle 8 puntate della prima serie, della prima stagione, che coprono naturalmente la narrazione del primo romanzo L'Occhio del Mondo, discostandosi naturalmente alcune volte con alcune discrepanze letterarie
così come avviene un po' con tutte le serie televisive che non rispettano sostanzialmente tutta la componente letteraria di un libro o di un film, eccetera, così come è avvenuto per esempio con Il Signore degli Anelli, e siamo quindi davanti ad un processo abbastanza naturale, abbastanza spontaneo. Durante tutte le puntate, in particolar modo le 5 puntate iniziali della stagione, vedremo un crescendo, vedremo un approfondimento, anche se non eccessivo, di molti dei personaggi protagonisti, delle storie che li legano insieme, alcuni dei quali hanno delle relazioni particolari, importanti, ma nelle ultime 3 puntate questo rallenterà i suoi ritmi fino a divenire l'ultima puntata addirittura frettolosa, e questo sarà forse la nota più negativa di questa stagione televisiva fantastica, anche se ovviamente ha i suoi perché, in quanto l'accelerazione di alcuni fattori probabilmente ha reso inutile un ulteriore approfondimento che vedremo poi essere presente in tutta la seconda stagione e che porterà appunto alla sua evoluzione, eccetera. Ma naturalmente per chi guarda la prima stagione tutto questo non è disponibile, e quindi magari c'è il rischio di rimanere un tantino delusi. E naturalmente sono molte le cose che vengono in qualche modo proposte all'ultimo momento, che ci lasciano un po' con l'amaro in bocca e quindi in sospeso. Ma non dobbiamo dimenticare che è una serie televisiva realizzata con un budget più che limitato, e quindi tutto sommato, nonostante le problematiche legate alla CGI, cioè alla computer grafica, che a volte è palese che non è di altissima qualità, soprattutto nelle scenografie, nei paesaggi e nella realizzazione di alcune creature, in realtà però rientra in quello che è il massimo sfruttamento realizzabile, ovviamente appunto con un budget limitato. Naturalmente però la cura dei dettagli di alcune di queste cose rende il tutto comunque piacevole e non imbarazzante, come magari potrebbe risultare nel caso la computer grafica fosse eccessivamente brutta e naturalmente i dettagli talmente pessimi da essere riconoscibili e visibilmente nella loro non autenticità, rendendo sgradevole ovviamente quello che stiamo osservando. In questo caso invece i particolari, magari in primo piano, l'adattamento della scenografia eccetera, rendono queste problematiche diciamo di secondo piano, e quindi comunque il tutto gradevole. Diciamo che molti dei critici associano questa tipologia di serie televisive un po' a quelle di Hercules e di Xena, che nonostante il loro successo, nonostante la buona interpretazione dei protagonisti e personaggi probabilmente molto azzeccati, in realtà avevano come pecca proprio quella dello scarso budget e quindi di una difficoltà evidente nel gestire grandi imprese, grandi scenari, grande quantità di comparse e attori e via discorrendo. Risaltano in questa stagione in particolar modo alcune delle protagoniste femminili che la critica risalta con onore, ovvero Madeleine Madden nel ruolo di Egwene, l'amata di Rand, il protagonista, Joshua Stradowski, che è il più interessante degli attori e che probabilmente lo sarà ancora di più in una seconda stagione. Non male, considerando che sono praticamente i protagonisti della saga, lui in particolar modo è il protagonista perché tutto roteerà intorno a lui. La battaglia e i momenti concitati sono ben gestiti, paradossalmente però proprio quella battaglia finale, che è quella che ci lascia l'amaro in bocca, e in qualche modo poteva essere sicuramente
meglio realizzata e forse sarebbe stato opportuno distribuirla non in una ma in 2 puntate. Ma è comprensibile questa accelerazione di fine stagione, ripeto ancora una volta, in considerazione del fatto che una seconda stagione avrebbe appunto approfondito alcuni di questi aspetti. Nonostante il tempo che si prende la prima parte della serie per svilupparsi, eccetera, la serie non manca ovviamente di spunti anche nella seconda parte della stagione, spunti di discussione che riguardano le impressioni negative, forse di girare a vuoto intorno ad una cosa senza arrivare al dunque. Anche questo è un aspetto negativo di questa stagione televisiva, che però comunque ribadisco ancora una volta, tutto sommato è gradevole e piacevole, ha un giudizio conclamato di 7.5, 7.6. Io gli darei forse un 7.1, un 7.2, sono abbastanza ipercritico, diciamo, in certe cose, e ovviamente la serie TV, così come la seconda, è disponibile su Amazon Prime. Adesso vi leggo quello che è un verdetto invece abbastanza generico sulla serie televisiva che circola in rete. Alti e bassi per la ruota del tempo che riporta il fantasy in una dimensione più affine a quella dei giochi di ruolo, quindi adolescenziale, decisamente fantastica, più che fantasy in senso statunitense. Rispetto alla deriva oscura e realistica, quindi aggiungiamo questo particolare, che ora ha spopolato nell'ultimo decennio, giusto per citare il Trono di Spade, eccetera. Anche The Witcher. Ironia, azione, creature magiche e atmosfera da film per ragazzi, che a volte possono risultare pesanti per gli adulti, senza però negare totalmente i passaggi più bui e violenti della saga letteraria, che comunque riescono ad avere un suo spazio e ad attirare anche il pubblico più adulto. La prima stagione copre gli eventi del primo romanzo, evitando di allungare sostanzialmente il brodo, e ciò è un bene, perché lascia spazio all'evoluzione della seconda stagione, così come il secondo libro. Parte forse un po' troppo lenta, però arriva comunque a un traguardo addirittura forse con tempi troppo veloci rispetto a tutto quello che vuole raccontare, e quindi rischia di arrivare col fiato corto all'ultima puntata, e questo è un male, ma tutto sommato non lo è eccessivamente. La CGI, come vi dicevo, è spesso un pugno nell'occhio nonostante si cerchi di mascherarla bene, e il budget non stellare sicuramente si nota spesso. Buttando un occhio alle comparse e ai set, però non manca il cuore e la curiosità di scoprire di più del mondo che ci racconta. Ovviamente quindi siamo davanti a limitate risorse, a attori non, quasi la stragrande maggioranza, non protagonisti di chissà quali altri set cinematografici o televisivi, che quindi non sono famosissimi, ma nella stragrande maggioranza dei casi il loro risultato finale è abbastanza buono, ed è buono nel contesto che sicuramente si sforza di essere all'altezza di un buon risultato, di una buona serie televisiva, nonostante le problematiche e lo scarso budget. Ci vediamo al prossimo appuntamento con Oltre i confini della realtà, e magari vediamo se riesco a fare la seconda stagione in breve tempo, così come ho fatto con la prima. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.